pensavate che fosse finita, invece no, c'è un altro episodio. Stavolta, dopo il trekking di 5 giorni, vado in giro con la Jeep, grazie alla mia amica Maria che si è resa disponibile a portarmi a fare questo bel giro. Adesso in questo momento siamo sulla lingua del Jökulsárlón, che scende dall'enorme ghiacciaio del Vatnajökull, che è il secondo ghiacciaio più grande d'Europa. È una calotta glaciale infinita, enorme, quindi non si vede da parte a parte. Ovviamente le lingue glaciali scendono in vari punti che con la macchina, facendo la strada principale, potrete vedere seguendo il classico itinerario turistico. Quindi stiamo giungendo a questo giro off-road con la Jeep, queste tappe molto turistiche ma che comunque vanno fatte. Qua è veramente meraviglioso, è la prima volta nella mia vita che vedo degli iceberg ed è veramente incredibile. Adesso andremo a un altro ghiacciaio ancora più grande, dove ci sarà uno scenario come questo ma con un lago ancora più grande. Ok, questa è la seconda laguna glaciale, quella più grossa, dove scende la lingua del ghiacciaio Jökulsárlón. È pieno di grossi iceberg, forse ha un impatto visivo meno ravvicinato rispetto a quella più piccola di prima. È molto bello anche qui, è più grossa. La lingua del ghiacciaio è veramente imponente. Sentita molto di più la vicinanza del ghiaccio nella laguna precedente, comunque molto bello anche qui. Ovviamente questo è tutto il ghiacciaio del Vatnajökull che spinge e che crea tutte le varie lingue di ghiaccio attorno, che creano queste lagune glaciali e tutti i vari fiumi attorno. La cosa super figa che potete fare qua è afferrare un iceberg. Forza l'Italia. Cosa vorrà mai significare? Siamo a bordo della Jeep che gentilmente Maria ha concesso per questo viaggio fuori strada. Adesso sono sulla strada sterrata 208 che praticamente da Vik più o meno sale verso Landmannalaugar. Quindi andrò più o meno nella stessa zona del trekking, ma faremo percorsi differenti. Quindi oggi si inizia il percorso sterrato e tra un po' troveremo un punto dove campeggiare e domani vedremo un po' dove andare, magari terme o qualcosa del genere. Vediamo, perché adesso lungo la strada ci saranno dei fiumi da attraversare e dovremo anche vedere le condizioni dei fiumi, perché quando si fanno questi percorsi fuori strada, soprattutto per me che non ho esperienza in fuoristrada, può diventare un problema.
sto per fare il mio primo guado in Jeep, il mio primo guado nella vita. Insomma, ho delle istruzioni abbastanza precise, quindi andiamo. Vado? I go. Allora, in questo bellissimo scenario adesso andremo a preparare, anzi Maria andrà a preparare il lamb fillet, cioè il filetto di agnello preparato in modalità islandese, quindi ha detto che è molto pesante, molto sostanzioso. Quindi adesso ho messo tipo la panna, una specie di panna con del formaggio col pepe e un'insalata e niente, adesso vediamo un pochino il procedimento. The sauce. This is Cream and cream, pepper cheese and some beef bouillon. Very simple, but very good. And the lampa fillet. Questo è il filetto di agnello, l'agnello che vedete qua su queste bellissime colline verdissime. È un agnello che cresce mangiando dell'erba buonissima, vulcanica, e quindi ha questa carne delicatissima ed è una specialità islandese e sinceramente ci credo perché ha un bellissimo aspetto. Il filetto di agnello era veramente molto buono, super delicato, molto tenero, molto apprezzato. Brava Maria, brava. Prego. Una cosa che potreste pensare quando venite qua in Islanda è che si possa fare tutto quel che vi pare, perché gli spazi sono infiniti e quindi uno può pensare di piazzarsi dove vuole. In realtà sono molto restrittivi, le regole sono molto rigide, quindi adesso in questo caso siamo entrati nel parco nazionale, quindi qui si può campeggiare solo nelle zone dedicate ai campeggiatori, quindi come durante il trekking non potevo campeggiare proprio liberamente dove volevo. Questo per preservare l'ecosistema molto sensibile della zona, perché comunque è tutto ricoperto di muschio e altre specie vegetali che comunque ci mettono molti anni a crescere, e per evitare che ci sia abbandono di immondizia ovunque. Dove abbiamo pernottato invece ieri praticamente non era parco nazionale, diciamo che ci sono queste grandi proprietà private dove gli allevatori hanno le pecore, hanno gli animali, e quindi sì, si può potenzialmente campeggiare, ma sempre con discrezione, insomma,
si passa una notte, si va via senza lasciare alcuna traccia. Comunque diciamo che ecco, dovete farlo tenendo un basso profilo. Altro guado, ennesimo guado, pieno di guadi oggi. Andiamo, let's go. Allora, sono arrivato di nuovo a Landmannalaugar, stavolta con la Jeep, perché prima sono venuto qui col bus per partire per il mio trekking a piedi e non ho avuto tempo per andare alle famose terme, quindi adesso è giunto il momento di provare queste terme naturali, che oltretutto sono gratuite e sono molto carine, e adesso andiamo a fare un bagnetto. Eccole lì le terme naturali di Landmannalaugar, tra tutti i vari prati pieni di fiori di cotone. C'è parecchia gente, ma neanche affollatissimo, paradisiaco. Poco prima di Landmannalaugar c'è un bivacco come quelli che ci sono in montagna da noi in Italia, e probabilmente pernotteremo qua stanotte. Piccolino ma accogliente. Invece tutti questi fiorellini bianchi sono fiori di cotone, quindi questo è tutto un grande campo di cotone. Pasta alla grigia è arrivata fino in Islanda, nelle zone più remote.
Buongiorno, allora oggi è l'ultimo giorno di viaggio con la Jeep, quindi in fuoristrada. Sono stati 3 giorni meravigliosi. Adesso volevo farvi giusto vedere questo bellissimo lago che viene soprannominato The Ugly Lake, cioè il lago brutto, triste, in realtà è molto bello. E c'è questa isoletta dove Maria mi raccontava, c'è una leggenda praticamente dove una famiglia durante l'influenza spagnola era andata a stabilirsi per evitare l'epidemia, e niente, quindi sono stati lì a vivere isolati da tutto e da tutti su questa microscopica isoletta. The story about the island is true or a legend? Ah no, è vera, è una storia vera. Allora, ho sbagliato, prima non eravamo all'Ugly Lake, ma era Frost qualcosa Lake. Questo è l'Ugly Lake, che è veramente una figata perché è un cratere vulcanico con all'interno un lago. I colori sono fantastici e si può vedere proprio la caldera di questo vulcano. Niente, questa è l'ultima visita, credo, a uno di questi laghi, l'ultima pausa, dopodiché andremo in direzione di Reykjavik e poi si torna a casa, ahimè. Sono tornato sulla strada asfaltata e quindi qui si conclude questa gita fuoristrada in Islanda. È stata un'ulteriore fantastica esperienza in Islanda, diversa sicuramente da quella del trekking, ma molto avventurosa, e niente, confermo quello visto nel trekking. L'Islanda è un posto meraviglioso e quindi scegliete voi la modalità che preferite per visitare questo paese. Per questo video direi che è tutto, mi auguro che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi, mettete un like e fatemi sapere cosa ne pensate.